La prova in questo momento è con microfono anteriore, sto provando il Media Mod, acquistato da 3 giorni, ragazzi ancora non so se ho fatto un affare o meno. L'intro. E allora, prima di iniziare andiamo indietro, via. Bene ragazzi, allora andiamo ad aprire il pacco ordinato nel sito ufficiale di GoPro, lo store. Questo è il packaging, andiamo ad aprire la busta sigillata GoPro 8 Media Mod. Diciamo che lo scatolino è fatto bene, la cura GoPro è sempre la stessa, sempre al top, anche se più avanti ti farò vedere che non mi convince moltissimo. E allora io sono stato fortunato perché l'ho acquistato il Media Mod ad un prezzo scontato, ho sfruttato il GoPro Plus per avere lo sconto e ne ho approfittato, anche perché mi serviva una presa jack per un microfono esterno che più avanti cercherò ancora di più di migliorare i video. Qui fa vedere tutti gli altri accessori, c'è la lampadina quella a batteria, c'è anche il monitor. Questo è il vero e proprio accessorio, questo è la vite per stringere il blocco, eccolo qui. Questo è il connettore, quello standard che per esempio lo puoi agganciare nel casco o in qualche altro accessorio GoPro. Il Media Mod è questo, eccolo qui, materiale plastico. E ragazzi, potevano secondo me farlo benissimo in alluminio, era molto più forte, più robusto, gli costava poco di più allora in produzione, però avevano anche una dissipazione migliore della temperatura, un dato diciamo da non sottovalutare, perché la GoPro là dentro riscalda e riscalda parecchio. Invece se fosse stato in alluminio era tutto diverso ed era molto più resistente, perché questo in plastica così c'è problemi di spaccarlo. Qui ci sono i vari connettori, microfono anteriore, posteriore e centrale, che poi alla fine sono i 2 microfoni in funzione stereo, registrazione, in gomma, tastino on off, l'apertura e chiusura del mod è anche complessa, è duro da tirare quel gancio, non mi piace affatto. Qui ti mostro come il sistema attuale mio con GoPro, Media Mod più microfono nella parte superiore. Il microfono non è un microfono top di gamma, è uno degli standard che puoi trovare su Amazon, molta più presenza di vento e questa è una cosa che non mi piace. Però tutto sommato sta bene, si presenta bene, installato sulla GoPro il mod è molto più rigido, molto più resistente, preso da solo lì hai problemi, puoi spaccarlo, puoi le alette le puoi, come ti farò vedere più avanti, anche piegare, ed è una cosa che ragazzi non mi va affatto a genio. Poi un altro problema che ho riscontrato, te ne parlerò ora, è quello della connessione col computer. Comunque andiamo a vedere nell'effettivo la recensione. Allora, ora andiamo a provare i microfoni. Come hai visto dall'unboxing principale, ho aperto il pacco e allora il Media Mod, ho anche chiamato unità esterna secondaria, uno centrale, uno frontale e uno sul retro. Però ragazzi, nella realtà non credo che siano davvero 3, anche se guardando la struttura del Media Mod si vedono 3 differenti zone microfoniche. Al posto di una novantina di euro ho preso il Media Mod con una sessantina di euro, perciò per quello ho fatto l'affare.
Per quanto riguarda ragazzi la qualità intrinseca del MediaMod, io da 1 a 10 do come materiali, come struttura, come plastiche, come un 6, perché lo vedo troppo delicato. È vero che dal momento in cui si aggrappa, cioè si mette incastrato con la GoPro interna, è bello solido, bello robusto, però ragazzi il problema nasce dal momento in cui tu devi entrare o estrarre la GoPro dal MediaMod. Perché? Perché come vedi, ti metto qui un'immagine, come vedi dall'immagine è fatto da 2 parti, una superiore, ok, e una inferiore, e sono di una plastica sottile. Se fai una pressione un po' più forte, o quando entri o esci la GoPro fai un po' più forza, c'è anche il rischio che queste alette si spacchino. Non sono riuscito a connettere il MediaMod col computer. Utilizzo il cavo originale della GoPro che comunque funziona, con la GoPro, solo con la GoPro mi funziona. E se invece metto la GoPro dentro il mod e connetto al computer, non mi trasferisce file, o meglio il computer mi dà errore, mi dice che il supporto digitale non è stato letto a causa di un errore. Perfetto. Ora, non potendo né accedere alle cartelle, non potendo scaricare nulla, io ogni volta sono obbligato a fare che cosa? A smontare il MediaMod, estrarre la GoPro, estrarre la micro SD o eventualmente collegare l'USB-C alla GoPro diretta e poi al computer. In quel modo mi funziona come mi è sempre funzionato. Attenzione, il problema me lo dà solo, e ripeto solo, se collego il MediaMod col computer. Ora, ho fatto qualche ricerca online, ho cercato di capire se non poteva essere un problema mio, solo mio, e gli altri invece in tutto il mondo gli funzionava. Ma ragazzi non sono riuscito a trovare nulla. Io stamattina ho chiamato direttamente a GoPro, l'assistenza clienti, mi ha risposto un ragazzo cortese, gentile, e allora lui cosa mi dice? Lui mi dice che per diciamo motivazione tecnica, ok, la GoPro e il MediaMod possono essere connessi, ok, cioè MediaMod esterno alla GoPro, chiuso, funzionante, però ragazzi se è così non può trasferire file al computer. Perché? Perché lui mi ha detto che l'USB tipo C ha un limite di trasferimento, perché lui me l'ha spiegato in soldoni, dice che il MediaMod si deve alimentare, si alimenta mediante la batteria della GoPro. Dato che è così, non può fare il trasferimento di dati in contemporanea. Ecco, il MediaMod non può fare il trasferimento di dati, però la GoPro presa singola lo fa, perché lo fa. Perfetto. Dico, io ho chiesto più info possibili, lui stesso al telefono ha presentato un ticket a un ufficio sempre GoPro di tecnici e anche loro gli hanno dato questa conferma, cioè gli hanno detto che il MediaMod se installato sulla GoPro non può trasferire i file, ragazzi. E se è vero, ed è se è davvero un problema hardware, che poi io ho chiesto, ma è un problema hardware o software? Perché se software, e allora possiamo eventualmente fare un aggiornamento e tutto funziona, ma se nella realtà è un problema hardware
perché realmente questa USB tipo C che c'è sul MediaMod serve solo per la ricarica, perché alla fine, a quanto ho potuto capire, serve solo per la ricarica. Cioè hanno fatto un sistema, a mio dire, sbagliato. Io lo dico a voi, a tutti quelli che andranno a vedere questo video, però nello stesso tempo, per correttezza, l'ho anche detto al ragazzo. Gli ho detto esplicitamente: senti, io ho acquistato questo prodotto, ho un canale YouTube, mi stavo preparando per fare l'unboxing, per fare una sorta di recensione su questo nuovo accessorio per la GoPro 8. Mi sono sempre trovato bene, attenzione, con GoPro, mai un problema. Il MediaMod, a mio avviso, non è al 100% sviluppato bene. Cioè io faccio un MediaMod, metto una micro C, ok? Non penso che quella micro C debba funzionare da trasferimento file, ma penso di sì, ragazzi. Cioè io che progetto, devo progettare in maniera che gli utenti abbiano migliorie, ecco, abbiano buone prestazioni e comodità. Invece così facendo, così non è. Comunque in questo momento sto registrando l'audio con il microfono frontale. Ok ragazzi, ora registro con il microfono posteriore alla GoPro, con un microfono esterno, con jack, stereofonia, mode on, e allora microfono frontale più microfono sul retro. E ok ragazzi, il video finisce qui, grazie per la visione e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, mi raccomando lascia un bel like e se anche tu hai il mod scrivimi sotto, fammi sapere se a te funziona la connessione sul PC. Ciao e al prossimo video.